Prima di iniziare, desidero ringraziare i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto, Speranza e Giacomo. Grazie anche ad Andrea. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 179. La regina delle Amazzoni, seconda parte. Pentesilea cade. Ci siamo lasciati con i greci in rotta, attaccati dalla formidabile regina delle Amazzoni, la bellissima e letale Pentesilea. Cavalcando terribile, guarda con altero disprezzo i suoi avversari che, vili, fuggono davanti a lei. Ed ella continua ad avanzare e ad uccidere. Cani, dove fuggite? Nessuno di voi che mi incontri potrà portare a casa gioia alle spose e ai figli. Dove sono Diomede, Aiace e il figlio di Peleo? Si dice che siano i più valorosi, ma non oseranno combattere contro di me oggi, poiché scioglierò anche le loro membra se li incontrerò. Diomede in verità sta combattendo, ma su un altro fronte, e ha ucciso 2 Amazzoni, Alcibia ed Erimachia. Aiace e Achille invece non sono lì a combattere, poiché ignorano quello che sta accadendo sulla rada di Troia. Entrambi infatti si trovano sulla tomba di Patroclo, immersi ora nel pianto, ora in bui pensieri. Il clangore della battaglia che si fa sempre più prossima all'accampamento e le grida dei soldati finalmente risvegliano i due che, veloci, indossano le armi e vanno incontro al nemico. Come i 2 eroi giungono sul campo di battaglia, le truppe achee gioiscono. I 2 imbattibili cugini sapranno riprendere in mano il destino di questa giornata. Aiace ingaggia subito battaglia, uccidendo decine e decine di troiani, aprendo la strada ad Achille e permettendogli di individuare la regina delle Amazzoni e di precipitarsi contro di lei con la sua spada che gli fa largo nella mischia. Pentesilea anch'ella si accorge dei 2. È come una pantera indomita e mortale che esce dalla macchia e orgogliosamente attacca i suoi cacciatori. La regina delle Amazzoni guadagna agilmente posizione su posizione per affrontare i suoi nemici. Immagina la confusione di suoni, il clangore delle lame, gli zampilli di sangue, la polvere, la paura e la morte. Tutto questo circonda gli eroi di cui raccontiamo, eppure loro appaiono a tutto questo sordi e ciechi, indifferenti ad ogni distrazione, tutti presi come sono dallo scontro che sta per avvenire. Pentesilea scaglia la propria lancia verso Achille, ma questa si spezza, colpendo lo scudo meraviglioso di Efesto. Mentre la lancia è ancora in volo, la regina spedisce delle frecce all'indirizzo di Aiace, minacciando in questo modo ora l'uno, ora l'altro eroe. Queste frecce però, pur colpendo Aiace, rimbalzano sulle sue armi e incredibilmente paiono non scalfire nemmeno la sua pelle. Vedendo come la lancia e i dardi non abbiano avuto un effetto positivo, Pentesilea invita i suoi nemici a farsi avanti. Su,
venite più vicini a me nella mischia, così che vediate quanto vigore si leva nel cuore delle Amazzoni. Anche la mia stirpe è guerriera. Chi mi ha dato la vita non fu un mortale, ma lo stesso Ares, mai pago del clamore della guerra. Il mio impeto è perciò superiore a quello di qualsiasi uomo. Vola di nuovo una lancia, stavolta all'indirizzo di Aiace, che viene colpito ad una gamba. Lo schiniere impedisce alla punta di arrivare a ferire l'eroe. Achille giunge vicino a Pentesilea, mentre ella inveisce per la sfortuna che hanno avuto i suoi tiri. L'eroe apostrofa la regina. Con quali parole di vana superbia vieni di fronte a noi, desiderosa di combattere? Noi siamo i più violenti fra gli eroi su tutta la terra. Della stirpe del figlio di Crono noi siamo, e lo stesso agile Ettore tremava di fronte a noi. E come ben sai, è stata la mia asta a dargli la morte, pur essendo egli il più valoroso tra i miei avversari. E tu ci minacci di morte? Sei folle ad averlo fatto, poiché quest'oggi giungerà la tua ultima ora e nemmeno tuo padre Ares potrà proteggerti da me. Pagherai il tuo triste destino. L'infallibile lancia di Achille vola all'indirizzo della regina delle Amazzoni e la colpisce al petto, trapassando la corazza e ferendola al seno destro, facendo sgorgare molto sangue. Pentesilea quasi sviene per la ferita e perde la presa. Cade a terra l'ascia che stringe in mano. Subito però si riprende e sguaina la spada, ma non ce la fa a sollevarla come vorrebbe. Le forze la abbandonano ed ella vede la mano di Achille che si allunga verso di lei per trascinarla giù da cavallo e farla cadere. In questo attimo, che sembra eterno, Pentesilea si interroga se sferrare un fendente a quel braccio teso o, vedendosi così indebolita, chiedere pietà al suo avversario ed avere così risparmiata la vita. Mentre lei considera queste possibilità, il suo cavallo si imbizzarrisce e si solleva sulle zampe posteriori e la lancia del figlio di Peleo si sfila dal suo petto. Achille, quasi senza pensarci, fa la sua mossa. Con la lancia recuperata trapassa il ventre del destriero e colpisce il corpo di Pentesilea, infilandosi sotto la corazza. Le due creature ferite a morte rovinano a terra con rumore di tuono. Pentesilea giace, distesa sul ventre dell'animale, mirabile nella sua armatura. Anche nella morte l'Amazzone mantiene tutto il suo orgoglioso decoro. I troiani, come vedono cadere il loro baluardo più forte, presi da timore e da panico, girano in fretta le spalle e si precipitano verso le mura di Troia in cerca di una protezione. Come d'uso, il vincitore si vanta sul corpo del vinto. Achille si prende gioco della sua avversaria, ma una sorpresa lo attende. Sventurata, chi ti ha spinto con l'inganno a metterti in guerra contro di me? Tu, che ora giaci nella polvere, presto finirai in pasto ai cani e agli uccelli. Pensavi forse che, tornando vincitrice oggi dalla battaglia, avresti ricevuto immensi doni dal vecchio Priamo? Gli immortali hanno preferito noi che siamo luce per gli Achei e sventura per i Troiani, e dunque sventura anche per te che oggi hai avuto il tuo destino funesto. Mentre così parla, Achille sfila la sua lancia dai corpi trafitti e comincia a spogliare delle armi l'avversaria. Come le toglie per primo il cimiero, Achille rimane senza parole, senza fiato, senza forze. Il viso della superba regina è bellissimo. I suoi biondi capelli, del tutto intatti dal sangue, simili ai raggi del sole o al bagliore di Zeus, incorniciano magnificamente i tratti del suo volto. Spogliata delle armi,
la Vergine appare in tutta la sua statuaria bellezza. Gli Achei rimangono di sasso. Pur caduta nella polvere e nel sangue, ella è simile ad una dea. Appare agli occhi di tutti così, distesa con le armi a terra, come Artemide instancabile mentre dorme, dopo aver affaticato le membra dando la caccia a leoni feroci sugli alti monti. A renderla così bella è anche l'azione di Afrodite, che, giunta invisibile sul luogo, ne aumenta la già naturale avvenenza affinché la sua uccisione sia motivo di sdegno per il figlio di Peleo. E infatti Achille, senza pace, si affligge nell'animo suo per averla uccisa e rimpiange di non averla potuta condurre a Ftia come sua sposa. Egli la sente come a sé simile per il nobile aspetto, il carattere e il vigore. Secondo alcuni, in questo momento si avvera la maledizione che si agitava sulla testa di Pentesilea, ovvero la condanna ad essere violata da chi riesca a mirarne la nudità. Questa dannazione la perseguita anche da morta. Il suo corpo spogliato diviene irresistibile per Achille che, come vinto dal desiderio, lo possiede. Tutti rimangono inorriditi da questa azione insensata dell'eroe, che pare non accorgersi nemmeno di chi gli sta attorno. Poi, ancora cieco a tutto tranne che al corpo di Pentesilea, si rimette in piedi. Achille non riesce a distogliere lo sguardo da lei. Pare quasi che stia per piangere. Poi una voce maligna comincia ad apostrofarlo. È Tersite, un soldato che abbiamo già incontrato diverse puntate fa. Costui è un vile e codardo soldato che capeggia i suoi pari lasciandoli andare avanti quando si deve combattere, mentre lui sta a guardargli le spalle. L'aspetto è speculare al suo carattere e la sua testa oblunga è simile ad una oliva schiacciata. Giunge sempre a prendersi gioco dell'autorità e degli eroi, dando voce, per propria vanagloria, allo scontento degli umili. Nel tempo la sua figura è stata rivalutata e addirittura portata in processione, come si dice. Nella versione di Quinto, che ti propongo, il corpo di Pentesilea non viene violato da Achille, che rimane solo inebetito a guardarlo. Tersite, come ti dicevo, motteggia l'imbambolato eroe. Achille, cuore buio, come mai rimani qui a rimirare l'Amazzone morta? Ci voleva uccidere tutti. Oh, ma tu hai un animo da donnaiolo. Ti piace ancora? La vuoi sposare? Ah, ecco. Avresti voluto sposarla, ecco. Oh, magari ti avesse colpito con la sua lancia e ti avesse battuto. Il tuo cuore dolce è troppo incline alle donne e non ti importa più di noi, proprio a causa del tuo cuore corrotto. Hai visto una donna, sciagurato che sei. Dove sono ora il tuo vigore e il tuo senno? Dov'è la forza di un re senza difetti? Non lo sai? Forse è questa la pena che è toccata ai troiani che sono pazzi per le donne. Per l'uomo nulla è più rovinoso del piacere del letto, che fa impazzire anche il più serio e prudente. All'impegno segue la gloria. Ad un uomo che vale la vittoria e le opere di Ares sono care, ma ai codardi come te piace solo il letto delle donne. Ad ogni parola di Tersite, che lo stuzzica, muovendolo alla lite, aumenta l'ira nel petto di Achille. Tersite non riesce a smettere di parlare, sicuro com'è di avere l'appoggio di molti soldati e di diversi protettori, tra cui suo cugino Diomede. È sicuro che Achille, colto in flagrante debolezza, non oserà toccarlo. E invece il figlio di Peleo
si gira di scatto e gli sferra un pugno al volto, colpendolo tra la mascella e l'orecchio. Lo sfortunato cade a terra senza un gemito, morto. Achille, quasi stupito dell'effetto della sua azione, apostrofa il cadavere. Giaci nella polvere ora dopo aver deposto le tue sfrontatezze. Non è opportuno che un vile si metta a contendere con un uomo più virtuoso, ascoltando i consigli di Ate dai piedi leggeri. Questa dea funesta rovescia dissennatezza sugli atti degli uomini e li induce ad azioni improvvide. Ricordi? Tu hai offeso lungamente l'animo dell'astuto Odisseo, dandogli fastidio, ma lui paziente ti ha sopportato. Io non sono tollerante come lui e ti ho colpito, neanche tanto forte in verità, e a causa della tua viltà l'amara morte ti ha abbracciato. Vattene ora, hai smesso di molestare i greci con le tue parole, puoi iniziare a dare noia ai morti. Giunge correndo sul luogo Diomede che, come ti dicevo, è imparentato con Tersite. Per quanto odioso fosse in vita il cugino, Diomede deve e vuole vendicarne la morte. Lo scontro con Achille appare inevitabile. Fortuna vuole che molti compagni d'arme, amici dei due, si frappongano tra i contendenti e riportino tutti alla calma. Diomede trattiene la sua furia e Achille viene fatto allontanare da quel luogo di morte. Le armi di Pentesilea non vanno ad accrescere la collezione di trofei di Achille. Con animo nobile, il corpo della regina delle Amazzoni viene restituito ai troiani assieme alle armi, alla corazza e all'elmo. Una grande pira accoglie il corpo dell'indomita regina e le sue ossa vengono racchiuse nel mausoleo di Laomedonte. Anche i corpi di 11 delle sue compagne vengono tumulati con tutti gli onori. Gli Achei accordano una tregua affinché dal campo di battaglia i morti possano essere raccolti per gli onori del fuoco. Questa operazione si svolge al sicuro dalle frecce greche. Gli archi giacciono. Sì, hai sentito bene. 11 compagne vengono seppellite con la regina. Una, infatti, secondo diversi racconti, riesce a sopravvivere allo sterminio. Cleta, nutrice, tra l'altro, della stessa Pentesilea. Mentre naviga sulla via del ritorno, è sorpresa in mare da una improvvisa tempesta che la porta ad approdare sulle coste tirreniche della Calabria. Qui decide di stabilirsi e fonda la città di Cleto, che ancor oggi getta il suo sguardo orgoglioso su quei promontori. Tornando all'accampamento greco, troviamo dei mesti argivi che contano le loro perdite, che sono stati ingenti quest'oggi. Tra i molti sono morti, come già sai, Podarce, il fratello più giovane di Protesilao, e Macaone, il guaritore. I pianti e i lamenti dei compagni di questi due valorosi accompagnano i riti funebri e le sepolture. Distaccato da tutti, trova riposo anche il misero corpo di Tersite, che non ha ricevuto l'onore del fuoco. Mentre cala la notte, la cena imbandita nella tenda di Agamennone accoglie i campioni di questa giornata. Tutti bevono e mangiano, ben sapendo che quei festeggiamenti dureranno fino all'alba. Achille partecipa a questo banchetto, brinda e ascolta i racconti sugli eroi assenti, ma la sua mente è altrove. Ha deciso. Deve abbandonare immediatamente queste terre e recarsi al più presto a Lesbo. Come avrai avuto modo di verificare in queste 2 puntate dedicate a Pentesilea, nel racconto mitologico ancora una volta la figura femminile forte deve affrontare ciò che è insito nella sua natura, ovvero la sottomissione al maschio. Non è un mistero come queste figure potenti femminili rappresentino una specie di rovesciamento della natura e dell'ordine sociale nel racconto mitologico. È necessario dunque che i ruoli naturali, per così dire, ritornino in equilibrio. La sconfitta di Pentesilea è dunque inserita all'interno dell'ordine delle cose.
Diversi sono i punti in cui hai sicuramente sentito una specie di richiamo all'ordine dell'universo femminile. Anche per esempio per voce di Teano, l'anziana moglie di Antenore, che rappresenta quei valori del focolare che devono essere perseguiti e rispettati. Ditti di Creta, uno degli autori che raccontano della caduta di Troia, adopera aspre parole per descrivere il carattere superbo della regina delle Amazzoni e pare quasi godere nel momento in cui viene disarcionata da Achille. L'eroe greco fa cadere da cavallo la sua avversaria con la stessa facilità con cui si sarebbe potuta spostare una gracile ragazzina. L'autore si sofferma poi sulla donna caduta a terra, che pare non aver imparato la lezione. Pur morente, con superbia, offre sguardi di sfida ai suoi avversari che la circondano. Diomede, irato per questa sua pervicace condotta, l'afferra per un piede e la fa roteare nell'aria, per poi lanciarla nello scamandro, facendola affogare. Oltre a questa triste regina, ci sono altre figure di donne che pagano l'ardire di cercare di mettersi alla pari con l'universo maschile. Medea per prima mi viene in mente, e poi subito dopo Atalanta, la vergine cacciatrice. Le loro sono storie bellissime e terribili. Le trovi nel nostro ormai vasto catalogo di racconti. Spero che queste 2 puntate abbiano incontrato il tuo gusto. A presto! Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, non limitarti a un silenzioso applauso interiore. Fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se poi vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora. Così resterai sempre informato sulle ultime uscite. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Troverai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico di questa avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una sorpresa per te. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito del libro. E se non l'hai ancora fatto, scopri anche il mio primo libro, Il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto nel podcast. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelail. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.